La crostata che faccio oggi è una crostata estremamente croccante. Per ottenere questa croccantezza io utilizzerò metà di semola rimacinata di grano duro e metà di farina di farro. Per il resto la ricetta è quella tradizionale. Io utilizzerò la confettura di amarene, ma anche utilizzerò un po' di confettura di uva, e ho fatto un video su come fare la confettura di uva, e anche della confettura di prugne che ho preparato quest'estate quando le prugne erano belle mature, prugne di un albero di un amico, e la tenevo in frigo e anche quella la andrò a utilizzare. Insieme alla crostata io farò anche dei fagottini con la confettura. Queste possono essere utilizzati come monoporzioni, quindi quando facciamo colazione a casa, o le possiamo comunque portare con noi quando usciamo per avere appunto una merenda sana a disposizione. Vanno anche molto bene da portare quando si va a fare sport, e la crostata sicuramente si digerisce all'istante, quindi non ci appesantisce e non ci impedisce di continuare poi il nostro allenamento. Seguitemi e vi faccio vedere che in pochissimo tempo otterrete una crostata veramente strepitosa, ma soprattutto tanto croccante. Andiamo a cucinare. Nella ciotola mettiamo tutti gli ingredienti. Iniziamo con le farine. Lo zucchero, le 2 uova, il burro tagliato a pezzetti, e un po' di scorza di limone che ci sta veramente bene. E mescoliamo con il cucchiaio. E poi continuiamo a impastare con le mani, ma molto velocemente. Non deve essere lavorata molto questa crostata. Col calore delle mani cerchiamo di ammorbidire il burro e lo andiamo a incorporare nella farina e nello zucchero. Ora che non sento più i pezzettini di burro sotto la mano, ne faccio una palla e poi la vado a stendere. Ecco fatto. E ora questa la possiamo stendere. Dividiamo l'impasto. Un po' di farina sul piano. Appiattiamo con le mani. E poi con il mattarello. Questo è lo spessore che dobbiamo ottenere.
Io utilizzo questo stampo che trovo veramente molto comodo. Il fondo è rimovibile e poi è fatto di un materiale che non fa attaccare. Rivestiamo per bene lo stampo. L'eccedenza di pasta la andiamo a tagliare con una rotella. Bucherilliamo il fondo con una forchetta e mettiamo la confettura. E ora facciamo le strisce. Per fare le strisce utilizziamo la rotella. E questa la possiamo già mettere in forno. Con il resto della pasta vado a fare dei saccottini. Quando faccio la crostata cerco sempre di utilizzare una teglia non troppo grande, così che mi avanza della pasta frolla per fare i saccottini, che sono molto buoni anche da congelare. Quindi formiamo un'altra volta il panetto. E stendiamo la frolla. Non la facciamo eccessivamente sottile, se no in cottura si apre. Qui andrò a utilizzare un tipo di confettura diversa. Questa è una confettura di prugne che è un ricordo ancora dell'estate. La tenevo in frigo ed è veramente molto buona, però potete utilizzare qualsiasi confettura avete a disposizione. Ne mettiamo giusto un cucchiaino e poi andiamo a girare la frolla.